Buongiorno gente, come state? Bentornati! Oggi faremo un secondo con un pesce molto particolare che avete visto poc'anzi. Particolare non solo per la forma ma anche per il metodo di cottura. E io vi faccio vedere quella di oggi che è in porchetta. Poi alla fine della ricetta, se volete, io vi darò ancora qualche altro consiglio su come cucinare questo particolare pesce veramente molto buono. Ci vediamo dopo! E per tutti coloro che ancora non si sono iscritti, vorrei ricordare di iscriversi al canale, cliccare la campanella lì sotto, così rimanete aggiornati sulle mie prossime ricette. Ci vediamo dopo! Cominciamo a tritare molto finemente l'aglio. Oh yeah, but somehow I always seem to wake up. E tagliate a listarelle 2 o 3 fette di pancetta. Baby, if we talk for a minute. In un contenitore mettete l'aglio, la pancetta tagliata a listarelle e del rosmarino e mischiate tutto insieme. In una ciotola con del pangrattato mettete il mix che avete fatto in precedenza e mescolate di nuovo. Prendiamo ora la coda della rana pescatrice. Con l'aiuto di un coltello togliete la lisca centrale, come vedete non ha spine. Una volta fatto, dividete adesso la coda a metà. Poi, ad ogni metà, tagliatela ancora di nuovo, ricavandone in tutto 4 pezzi. Incidete ogni pezzo al centro, ricavandone una sacca. Una volta fatto, potete mettere il trito che avete ricavato in precedenza all'interno e poi chiudete bene. To see where this is going, I really need to know, babe. Sul tagliere stendete 3 fette di pancetta, metteteci sopra la coda della rana pescatrice e chiudete ermeticamente. I might need some help if you let me go, 'cause I'm flying through the sky. Lo seguite così con il resto degli altri pezzi. Su una placca da forno mettete un foglio di carta da forno e ungetelo leggermente con un filo d'olio d'oliva. Prendete ora i pezzi di rana pescatrice preparati in precedenza e ricordatevi di metterli con la chiusura della pancetta sulla teglia. Mettete anche sulla teglia uno spicchio d'aglio in camicia per dargli un po' di profumo. If you let me go, 'cause I'm flying through the sky and I'm still a little high on you. Dopo i primi minuti di cottura, adesso bagniamoli con del vino bianco e aromatizziamoli con del rosmarino e timo tritati insieme. Prima di servirli potete incidere i tranci come nel video. E ora potete godervi la vostra rana pescatrice in porchetta. Buon appetito! Io intanto vorrei fare una precisazione. Quello che avete visto sul video è diciamo così, la testa della coda, ovvero la parte principale che è attaccata al resto del corpo.
Perché ho soltanto quel pezzo e non tutta la coda? Perché tutta la coda pesava esattamente 3,5 kg. Chiaramente non avevo bisogno di tutta quella coda e Ivan con Fabrizio e Valentina, che io ringrazio caramente, i miei pescivendoli di fiducia, mi hanno dato la parte più bella chiaramente. E come avete visto io ho tolto l'osso centrale per poi dividerlo in 2 parti e a loro volta in 4. Perché? Perché i pezzi erano abbastanza grandi e quindi si prestava a fare questo tipo di lavoro. Ma nel qual caso voi doveste acquistare una coda che pesi al massimo 1 chilo, allora in quel caso fate soltanto tanti tocchetti di questa dimensione, più o meno di 4-5 cm, togliendo poi l'osso centrale. Se non lo volete fare voi lo fate fare dal pescivendolo e poi fare il ripieno come ho fatto io e poi di lì avvolgerlo con la pancetta o con l'ardo. Perché questo metodo di cottura? Beh, è presto detto, la carne della coda di rospo è abbastanza asciutta, è abbastanza forte, tenace e se non viene ammorbidita con qualche cosa rischia poi di rimanere, come dicevo prima, molto asciutta. Farlo in porchetta in questa maniera, sciogliendo il grasso, mantiene i liquidi interni e soprattutto mantiene morbida la carne. È venuta perfetta, l'avete vista anche quando l'ho tagliata. Un altro modo per cuocere bene questo pesce è per esempio al cartoccio. All'interno mettete dei pomodorini, le olive, i capperi, non so, il basilico e viene anche lì molto bene. Chiaramente la cottura deve essere sempre breve, stiamo parlando intorno ai 10 minuti. Al massimo 15 se vi capita una coda così grande. Altri metodi di cottura per questo tipo di pesce potete farlo all'acqua pazza, potete farlo al sugo, al potacchio, cioè ci sono diverse ricette per dare un gusto diverso a questo piatto, però mantenendo sempre la carne molto umida e molto morbida. Questi sono i consigli che ho voluto darvi. Io vi ringrazio di avermi tenuto compagnia fino a questo momento e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Buona giornata a tutti!